Ciao ragazzi e benvenuti in questo primo corso base sul programma After Effects, un software per la creazione di qualsivoglia effetto speciale. After Effects è un programma semiprofessionale ed ammetto che non è semplice da usare, ma non abbiate paura. Come ogni cosa, occorre tempo, dedizione e passione. Sono queste le parole chiave per imparare a fare qualsiasi cosa, in qualsiasi ambito. Molti utenti mi chiedono come io riesca a creare determinate animazioni nei miei video. Vi spiegherò tutto a tempo debito, ma prima ritengo che sia più opportuno avere un'infarinatura generale di quelli che sono i comandi principali del programma. Tutto questo al fine di evitare problemi di comprensione nella logica di questo software. La versione utilizzata in questo video è la CS6, ma i comandi base sono uguali in ogni versione. Chi avrà un sistema operativo a 32 bit potrà usare la versione CS4 o inferiore, mentre chi avrà un sistema operativo a 64 bit potrà utilizzare anche la versione CS5 e CS6. Detto questo, cominciamo! Ovviamente, prima che cominci il tutorial, potrete scegliere l'argomento desiderato dal seguente menu. Analizziamo l'interfaccia di After Effects. Nella sezione centrale vi sarà uno spazio, momentaneamente vuoto, riservato all'anteprima del nostro video. Poco più sotto vi sarà una piccola sezione con la quale potremo modificare i settaggi dell'anteprima, ma questo lo vedremo tra un po'. In alto a sinistra è presente la barra dei menu, ovvero una barra che ci consentirà di effettuare operazioni di vario tipo nel nostro progetto. La sezione File ci permetterà di aprire, chiudere, creare un progetto, ma anche di importare file come immagini, video e suoni. La sezione Modifica ci permetterà di annullare, ripristinare le operazioni, ma anche di effettuare operazioni di copia sui livelli, ovvero gli elementi che saranno inseriti nella timeline. La sezione Composizione ci permetterà di creare una nuova composizione e di poterne modificare i settaggi. La sezione Livello ci consentirà di creare nuovi livelli come tinte unite, videocamere, oggetti null, eccetera. La sezione Effetto ci permetterà di applicare vari effetti ai nostri livelli. La sezione Animazione è dedicata al salvataggio o al caricamento di animazioni predefinite, ma non è di fondamentale importanza per la creazione di un video. La sezione Vista modificherà le impostazioni visive della nostra anteprima. Essa ha circa le stesse funzionalità della barra mostrata precedentemente. La sezione Finestra renderà visibili o meno determinate sezioni dell'interfaccia del programma. Per intenderci, le sezioni sarebbero questi riquadri ai lati. Sotto la barra dei menu troviamo la barra degli strumenti, ovvero una barra che metterà a nostra disposizione tutti quei tool per navigare all'interno della composizione e per modificarne gli elementi. Ne farò una veloce anteprima, in quanto è più semplice mostrarne il funzionamento piuttosto che commentarlo. In ordine troviamo lo strumento puntatore, lo strumento mano, lo strumento zoom, lo strumento rotazione, lo strumento videocamera, lo strumento sposta sotto, lo strumento maschera, lo strumento penna, lo strumento testo, lo strumento pennello, lo strumento timbro clone, lo strumento gomma, lo strumento pennello rotoscopio e lo strumento perno marionetta. A sinistra abbiamo la sezione progetto, nella quale potremo identificare tutti i file importati nel programma. Dopo aver applicato un effetto ad un livello, a questa finestra si affiancherà anche la sezione Controlli effetti, nella quale potremo controllare e modificare tutti gli effetti applicati a ciascun livello. A destra avremo le sezioni anteprima ed effetti predefiniti. La prima ci consentirà di avviare o fermare il video, la seconda invece è una finestra veloce per applicare gli effetti ai vari livelli. Qui sotto troviamo la timeline, ovvero la sezione nella quale dovranno essere inseriti i vari elementi. Ovviamente il suo funzionamento è uguale a qualsiasi altra timeline presente negli altri programmi di editing. Per cominciare a lavorare con After Effects occorre prima di tutto creare una composizione, ovvero uno spazio di lavoro nel quale inseriremo i vari elementi. Per creare una composizione andiamo nel menu Composizione, Nuova composizione. In alternativa potremo premere la combinazione di tasti CTRL+N. Comparirà questa finestra nella quale dovremo selezionare le impostazioni del nostro progetto. Avremo una vasta scelta di formati video predefiniti, ma potremo impostare la risoluzione del video anche manualmente.
Poco più sotto dovremo impostare la frequenza dei fotogrammi, ovvero il numero di fotogrammi presenti in un secondo. In questo caso io imposterò una frequenza di 29,97 fotogrammi. Nella sezione durata potremo impostare il tempo di durata del nostro video. Supponiamo di voler creare un video di 1 minuto e mezzo. In questo caso scriverò 1 minuto e 30 secondi. Questa sezione è relativa al fotogramma per secondo. Infine, qui potremo impostare il colore di sfondo del nostro progetto, che di default è impostato sul nero. Dopo aver impostato tutto, clicchiamo su OK. Ovviamente questi parametri potranno essere modificati in qualsiasi momento. Basterà andare in Composizione, Impostazioni Composizione e modificare i valori desiderati. Importare un file in After Effects è un'operazione semplicissima e ci sono 2 modi per farlo. Il primo consiste nel selezionare la voce File, Importa, File o File Multipli e selezionare i file interessati. Il secondo metodo consiste nel trascinare i file desiderati all'interno della sezione Progetto. Ogni progetto che si rispetti necessita di una certa organizzazione. Proprio per questo potremo creare delle cartelle all'interno delle quali inseriremo file di tipologia uguale. Per creare una cartella dovremo cliccare con il tasto destro nella sezione Progetto e selezionare Nuova cartella. Cominciamo dandole il nome di Immagini e premiamo Invio per confermare. Il nome potrà essere modificato in qualsiasi momento, basterà premere Invio, modificare il nome e ripremere Invio. Allo stesso modo potremo creare altre cartelle. Per inserire un file all'interno della composizione, basterà trascinarlo all'interno della timeline o all'interno dell'anteprima video. I livelli, come detto prima, sono gli elementi che inseriremo nella nostra composizione. I principali tipi sono tinta unita, oggetto null e videocamera, anche se per adesso ci limiteremo ad usare solo il primo elemento. Per creare una tinta unita basterà andare su Livello, Nuovo, Tinta unita. In alternativa potremo premere la combinazione di tasti CTRL più Y. In questa finestra potremo scegliere la dimensione ed il colore del livello. Tramite lo strumento puntatore potremo spostare tutti i livelli che vogliamo. Per ogni livello importato nella nostra composizione sarà possibile modificare dei parametri base al fine di ottenere un'animazione. Per visualizzarli dovremo aprire il menu del livello e successivamente la sezione Trasformazione. I parametri, come possiamo ben vedere, sono punto di ancoraggio per modificare l'asse del livello, posizione per spostare il livello, scala per aumentarne o diminuirne le dimensioni, rotazione per ruotare il livello e opacità per rendere il livello più o meno visibile. Creare un'animazione non è molto difficile, ma occorre comprendere la logica dei fotogrammi chiave, detti anche keyframe. Essi consistono nella memorizzazione di un determinato valore per un determinato parametro in un determinato fotogramma. Lo so che può sembrare una sorta di scioglilingua, ma in questo caso è più facile a farsi che a dirsi. Ipotizziamo di voler spostare questa immagine e di voler anche che la nostra animazione cominci dopo 2 secondi. Nella timeline dovremo posizionarci sui 2 secondi e settare un fotogramma chiave per la posizione. Per impostare un fotogramma chiave clicchiamo su questo cronometro. Nella timeline comparirà un diamantino dorato che ci avviserà del fatto che in quel determinato fotogramma è stato creato un fotogramma chiave, il quale ha registrato questa determinata posizione del livello nello spazio. Portiamoci più avanti di qualche fotogramma. Potremo andare avanti trascinando la linea di riferimento della timeline oppure premendo sulla tastiera i tasti Page su e Page giù. Con il primo andremo di un fotogramma indietro, con il secondo andremo di un fotogramma avanti. Supponiamo di voler che la nostra animazione duri 6 fotogrammi. Di conseguenza, dal punto di riferimento dove avevamo settato il fotogramma chiave, dovremo premere 6 volte Page giù per andare avanti di 6 fotogrammi. Una volta arrivati al fotogramma desiderato, dovremo cliccare nuovamente sul cronometro per settare un altro fotogramma chiave, o in alternativa, se era già presente un fotogramma chiave, potremo spostare direttamente il livello per far sì che il riferimento venga creato automaticamente. Ci ritroveremo dunque con un inizio animazione e con una fine animazione. L'inizio animazione avrà un determinato valore per la posizione, la fine animazione ne avrà un altro. La logica dei fotogrammi chiave consiste nell'unire automaticamente 2 valori diversi per uno stesso parametro.
Quindi, se inizialmente l'immagine si trova qui e successivamente dovrà trovarsi qui, i fotogrammi chiave uniranno i due valori estremi, creando un andamento graduale da un valore all'altro e creando conseguentemente un'animazione. Questo concetto è uguale per tutti i parametri o per tutti i livelli, siano essi tinte unite, oggetti null, testi, immagini, video, eccetera. Di conseguenza, se volessimo far ruotare l'immagine mentre si muove, dovremo settare un fotogramma chiave anche per la rotazione nel momento in cui comincia l'animazione di spostamento e settarne un altro alla fine. Per questo fotogramma imposteremo che il nostro livello compia un giro. I fotogrammi chiave uniranno i due valori, facendo in modo che il livello da rotazione nulla passi ad una rotazione. È possibile dare un tocco di maggiore realismo all'animazione semplicemente attivando l'effetto movimento per il livello dell'immagine. Per far ciò dovremo anzitutto attivare lo switch secondario al fine di rendere visibile questa mini sezione. Per renderla visibile basterà cliccare qui o premere il tasto F4 sulla tastiera. Successivamente basterà attivare l'effetto movimento in questo modo. L'effetto è stato applicato al livello desiderato, ma non si verifica alcun cambiamento, in quanto l'effetto movimento della composizione è disattivato. Per attivarlo basterà cliccare qui. Come possiamo vedere, l'animazione si presenterà più realistica. Nonostante ciò, avremo dei cali di prestazione quando visualizzeremo il nostro filmato con l'effetto movimento attivo. Per ciascun livello potremo creare una maschera, ovvero una sorta di ritaglio che ci consentirà di eliminare zone del livello non desiderate. Supponiamo ad esempio di voler rimuovere questa sezione dalla seguente immagine. Basterà selezionare il livello, prendere lo strumento penna e disegnare una sagoma attorno all'area da rimuovere o attorno a quella da conservare. In questo caso, per semplicità, preferisco creare la maschera attorno alla sezione da rimuovere. Come possiamo vedere, avremo ottenuto l'effetto opposto, ovvero avremo eliminato il soggetto al posto di questa sezione. Dovremo far capire alla maschera che invece dovrà rimuovere la sezione all'interno dei punti creati. Per far ciò, selezioniamo il livello al quale abbiamo applicato la maschera e premiamo M sulla tastiera per far comparire la maschera. Accanto vi sarà scritto aggiungi, che significherà che la maschera manterrà la parte compresa all'interno dei suoi punti. Ponendola su sottrai, la maschera si comporterà in modo inverso, cancellando ciò che è all'interno dei punti e mantenendo ciò che invece è all'esterno. In After Effects è possibile creare dei testi personalizzati che siano in grado di dare una rappresentazione del nostro video. Per creare un testo andiamo su Livello, Nuovo, Testo. A questo punto potremo scrivere ciò che vogliamo. In questo caso io scriverò Rock and Roll. Infine clicchiamo qui per terminare la generazione del testo. Tramite l'apposita finestra carattere sarà possibile modificare tutte le proprietà del testo, come il font, la grandezza, la distanza tra le varie parole, eccetera. Per rendere visibile questa sezione andiamo nel menu finestra e mettiamo la spunta su carattere. Sarà possibile modificare il testo in ogni momento, basterà fare il doppio clic sul livello interessato e modificare la sezione che vogliamo. In questo caso farò in modo che la prima e l'ultima parola siano più grandi rispetto a quella centrale. Pertanto selezionerò la parte di testo interessata e ne aumenterò le dimensioni. Stessa cosa con la seconda parola. Sarà anche possibile aumentare la spaziatura aumentando il valore della distanza. Come per il livello precedente, anche a questo applicheremo l'effetto movimento. È possibile impostare una gerarchia tra livelli, in modo che un livello desiderato possa seguire i movimenti esatti di un altro livello. La sezione gerarchia è qui presente, vicino alla timeline. Ipotizziamo di voler collegare questo testo a questa immagine. Basterà trascinare la spirale sul livello desiderato. Nella sezione gerarchia del livello appena collegato comparirà il nome del livello da seguire. Di conseguenza, ogni qualvolta il livello principale si muoverà, tutti i livelli collegati ad esso si muoveranno allo stesso modo.
Una corretta gestione della finestra dell'anteprima video ci consentirà di adattare il progetto alle nostre esigenze. Se ad esempio volessimo avere una veloce panoramica del video, dovremo sicuramente disattivare gli effetti più pesanti al fine di avere una visione fluida di ciò che abbiamo creato. Allo stesso modo, se volessimo trovare le piccole imperfezioni presenti nel video, potremmo voler aumentare la qualità dei fotogrammi. L'anteprima video può essere gestita tramite questa barra presente sotto di essa. Con il primo pulsante potremo zoomare la nostra anteprima, ma lo stesso lavoro può essere effettuato con la rotellina del mouse. Il secondo pulsante ci permetterà di visualizzare linee guida come bordi e griglie. Esso risulterà molto importante nel caso in cui volessimo disporre in modo strategico gli elementi della composizione. Questo pulsante invece ci consentirà di visualizzare o meno i punti delle maschere applicate ad un livello. Prendiamo in considerazione il livello dell'immagine usato poc'anzi. Selezionandolo saremo in grado di visualizzare i punti della maschera nell'anteprima video, proprio perché l'opzione risulterà attivata. Con ciò potremo anche modificare i punti della maschera in qualsiasi momento. A seguire troviamo un pulsante di navigazione veloce dalla timeline, con il quale potremo porci sul fotogramma interessato. Con questi due pulsanti potremo rispettivamente prendere e visualizzare un'istantanea del nostro video, nonché uno dei suoi fotogrammi. Qui troviamo un pulsante tramite il quale potremo gestire i colori della composizione. Di default è impostato su RGB e vi consiglio di lasciarlo così com'è. Successivamente troveremo uno dei pulsanti più importanti di questa barra, ovvero quello che ci permetterà di impostare la risoluzione della nostra anteprima. Potremo impostarla su piena, dimezzata, un terzo, un quarto o un ottavo. È molto importante perché ci permetterà di avere una veloce panoramica del nostro video qualora stessimo utilizzando effetti che appesantiscano l'intera scena. Qui troviamo un pulsante tramite il quale potremo concentrarci esclusivamente su determinate porzioni dell'area del nostro video. Di semplice utilizzo, basterà solamente trascinare la forma nel punto interessato. Questa sorta di scacchiera ci consentirà di rimuovere il colore dello sfondo della composizione, in modo da visualizzare lo sfondo trasparente al di sotto di ogni elemento. In questo caso è ben distinto dall'immagine, in quanto quest'ultima è in formato PNG, ovvero riesce ad avere uno sfondo trasparente. La sezione videocamera ci consentirà di avere una visione da varia angolatura all'interno di uno spazio 3D. In poche parole, funziona come le proiezioni ortogonali, ovvero un disegno schematico che riporta la vista di un oggetto 3D da varie angolature. In questo corso base non ci servirà, quindi non mi dilungo più di tanto su questo argomento. Il pulsante successivo ci consentirà di dividere l'anteprima del video in varie porzioni. Potremo scegliere 2 viste, ma anche 4 viste. I successivi pulsanti non sono necessari al fine di comprendere le funzioni base di After Effects. Dopo che saremo soddisfatti del lavoro creato, potremo salvare il nostro filmato. La prima cosa da fare è quella di selezionare l'intervallo di rendering, ovvero quell'intervallo entro il quale sarà salvato il nostro video. Esso è delimitato da questi due rettangolini gialli. Per salvare il video dal primo all'ultimo fotogramma basterà spostare questi due rettangolini agli estremi. Potremo selezionare l'inizio di rendering anche per un determinato fotogramma, basterà portarci sul punto interessato e trascinare il rettangolo tenendo premuto Shift per avere un effetto calamita. In alternativa è anche possibile premere B sulla tastiera per impostare automaticamente l'inizio di rendering. Stessa cosa ovviamente per la fine, ma il corrispondente tasto è N. Dopo aver selezionato l'area interessata, impostiamo la risoluzione di output da qui. Mettiamola su piena. Inoltre, se state utilizzando l'effetto movimento per determinati livelli, attiviamo l'effetto da qui. Vi sono due modi per renderizzare un video. Il primo è andando su composizione, salva anteprima RAM. Con tale tipo di rendering verrà renderizzata solo la parte che il PC riesce ad elaborare. Quindi è possibile che, dato un determinato intervallo, ne venga renderizzato solo una parte. Non lo consiglio come metodo di rendering. Il secondo modo consiste nell'andare in composizione, pre-rendering. Al posto della timeline comparirà una nuova sezione chiamata coda di rendering, al cui interno vi saranno impostazioni di rendering, modulo di output, registro e output in. La prima opzione dovrà essere lasciata su impostazioni migliori. In modulo di output dovremo decidere il formato del video. Cliccandolo e andando in formato potremo selezionare il tipo di output.
In questo caso io sceglierò Windows Media. In opzioni formato potremo modificare i settaggi aggiuntivi, quali ad esempio il bitrate e la qualità dell'immagine. In Output In potremo selezionare il percorso di output ed il nome del file. Infine, se tutto è pronto, clicchiamo su Rendering. A volte potrebbe comparire questo messaggio di avvertimento, comunque niente di allarmante, possiamo andare avanti cliccando su OK. Dopo che l'operazione di rendering sarà finita, sentiremo il seguente suono. Il video di oggi termina qui. Se vi è piaciuto, come al solito, vi invito a mettere mi piace, ma anche a condividere con i vostri amici. Vi aspetto nel prossimo video. Ciao! Woohoo! Here we go!